Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi vedere questo saldatore per batterie della Vevor modello 788H, un saldatore a punti per batterie che serve appunto per poter ricostruire, creare eccetera i pacchi batteria. Io non sono un esperto, l'ho utilizzato 5 o 6 volte, ho avuto bisogno di ripristinare alcune batterie, avendone tante, qualcuna dimenticata, finita nel dimenticatoio per tanto tempo, insomma ho fatto da 2 rotte una buona, ne ho recuperata più di una e siccome oggi voglio parlarmene, mi raccomando, se voi siete degli esperti del settore, commentate giù, fate sapere a tutti quelli che guarderanno questo video tutto quello che sapete per poter utilizzare al meglio questo strumento, e se vedete che ho commesso degli errori scrivetelo perché può essere utile un po' a tutti. Ora mettiamolo sul bancone, vediamo come funziona. Se vi piace ovviamente vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero anche con un codice di sconto. Insomma, cosa dire, mettiamolo sul bancone e guardiamolo. E allora, possedendolo da alcuni mesi, sinceramente non so più dove sia finita la scatola originale. Comunque era una scatola in cartone all'interno della quale arriva imballato per bene con polistirolo al solito, quindi imbottitura per evitare che si danneggi, eccetera. All'interno della confezione c'è anche questa bustina con alcune lamelle, si è spento, si stava spegnendo il multimetro, in nickel, dei fusibili e dei puntali di ricambio. C'è anche questa bustina, però io mi sono premurato di comprare altri 2 rotoli, praticamente mi dureranno per l'eternità perché non faccio questo per lavoro, quindi comunque meglio averlo che poi quando serve magari non averne. Poi c'è questa dima che serve per posizionare all'interno le batterie, quindi poter creare i pacchi batteria allineandoli per bene e quindi potendoli saldare poi in sequenza in base al tipo di batteria che dobbiamo creare. Ovviamente nel caso in cui si debbano fare tipo quelle della Parkside che sono triangolari, in questo caso questa non vi servirà. Comunque parliamo ora del prodotto. Sulla parte superiore abbiamo questa rotellina che serve per poter decidere quanta forza deve avere la molla che poi spingerà i puntali. Infatti questo saldatore funziona dando una saldatura a punti, quindi con un impulso che passerà attraverso questi 2 elettrodi e farà in modo che la lamina in nickel si vada a saldare sulla batteria. Vi lascerò anche il link per poter comprare queste lamine, non mi ricordo come si chiamano di preciso, comunque io le chiamo lamine, l'importante è capirsi. Da questa parte abbiamo tutte le informazioni per quanto riguarda la corrente, il tipo di impulso che deve dare, e qua abbiamo anche questa rotella che ho trovato la giusta combinazione impostandolo da 6 in poi, con l'impostazione che vada da 65 fino a 90. Il tipo di impulso invece può essere o singolo oppure doppio. Qua abbiamo le luci pure che illuminano la zona di lavoro, che però rimangono sempre accese anche se spegniamo tutte cose. Per poterle spegnere bisogna staccare la spina. Questa è una cosa che non mi è piaciuta tantissimo, però diciamo fa anche da alert per avvisarci che la corrente è attaccata. Riaccendiamola. Questo è il collegamento per l'attivazione con il pedale, infatti possiamo utilizzarla grazie a questo pedale e diciamo che in realtà è l'unico modo per poterlo attivare, quindi fate attenzione, eventualmente è facilissimo da ricostruire anche con un interruttore. Da questa parte invece abbiamo le informazioni per quanto riguarda la batteria, possiamo sia ricaricarla che eventualmente testarla, possiamo regolare il voltaggio e gli ampere. Allora mettiamola adesso qua e vi faccio vedere come funziona. Questo non lo userò inizialmente con il piede per farvi vedere appunto come funziona. Mentre c'è questo sul bancone utilizziamo questa chiave per un flessibile, quindi per una smeriglia triangolare. Allora facciamo subito una prova di saldatura, vi faccio vedere come riesce a saldare impostando questo al minimo e questo valore lasciamolo per ora così, 65 con 2 per quanto riguarda gli impulsi. Spero riuscite a vedere bene. No, regoliamo il tutto, ve lo faccio vedere meglio, così dovreste riuscire a vedere. Allora io devo mettere la mia batteria qua sotto, premere verso l'alto, dopodiché premere sul pedale. Vedrete che si creerà una piccola scintilla e salderà questa lamella sulla chiave inglese. Ok, adesso è saldata. Qua abbiamo i 2 punti di saldatura, qua sono arrivato proprio al limite e già così è saldata, ma non ha una buona tenuta, quindi è una saldatura molto debole perché questa è messa al minimo. Se invece io lo metto già a metà, quindi su 5, vedrete che la saldatura avrà una tenuta decisamente migliore e anche in questo modo in teoria si può utilizzare per saldare le batterie. Ok, in questo modo ha una buona tenuta, cioè una batteria saldata in questo modo regge perfettamente e può rimanere all'interno del pacco batteria. Avete visto, ci è voluto un po' di forza per dissaldarla, per staccarla, ma possiamo anche utilizzare delle potenze maggiori, quindi vi faccio vedere al massimo. In questo caso la saldatura è decisamente molto più forte, si vede anche dal segno lasciato, vedete questi 2 punti, e quindi la saldatura è davvero molto più forte. Però possiamo ancora aumentare
quindi bisogna premere questo asterisco per scorrere tra un comando e l'altro, così cambieremo la prima cifra, così, scusatemi, così cambieremo la seconda e così invece l'impulso 1 oppure 2. Quindi, come vi stavo dicendo, mettiamolo a 90, si può mettere anche più forte, ma 90 secondo me con l'impulso a 2 va benissimo, quindi ok. Adesso vi faccio vedere la differenza avendo praticamente questo al massimo e questo a 90. Adesso è una saldatura decisamente molto più forte, stiamo comunque facendo sempre una prova estrema, però vedete come riesce a tenere e non riesco a staccarlo, guardate il dito diventa bianco. Ok, ho dato pure un pugno al telefono, ci è voluto un bel po' di forza per staccarlo e addirittura parte del materiale è rimasto attaccato alla chiave, quindi la saldatura è molto forte, si è strappato ma non si è dissaldato. Adesso mi toccherà staccare questa parte, altrimenti quando utilizzo questa chiave ovviamente mi pungerò. Ok, è ritornato quasi liscio, quindi avete visto comunque il funzionamento. E siccome questo strumento serve per saldare le batterie, inutile andare con una potenza così forte, basterà utilizzarla anche a 70, questo possiamo metterlo anche a 6. Adesso saldiamo su una batteria. Allora proviamo quindi a fare la saldatura su questa batteria. Ho messo il pedale a terra così lo utilizzo con il piede e facciamo anche una prova, quindi un test utilizzando anche la parte inferiore che ci serve a testare la carica della batteria e poi eventualmente se c'è bisogno anche a ricaricarla. Quindi la posiziono così, saldatura da un lato, altri 2 punti da questa parte. Ok, quindi saldatura eseguita secondo me bene, certo non è una saldatura professionale, però regge perfettamente. Taglio una parte di questa lamella e la saldo anche dall'altro lato. Ok, come avete visto ho fatto delle saldature in sequenza e il saldatore non si è spento e nemmeno se n'è andata la luce, perché avevo letto su internet e anche su alcune recensioni su Amazon che utilizzandolo con una frequenza come quella che ho avuto io adesso, purtroppo questo saldatore faceva saltare via la corrente. Ho fatto diverse prove, anzi la prima volta che l'avevo utilizzato non avevo letto le recensioni, ho fatto diverse saldature sempre con questo livello di bravura e non si era staccata assolutamente la corrente, quindi o hanno migliorato il dispositivo o non so quale sia il motivo. Fatto sta che adesso problemi come vedete non ne sta dando, quindi utilizziamo comunque questo coccodrillo, lo mettiamo sul positivo, quest'altro lo mettiamo sul negativo, ok, e adesso inseriamo i 2 jack in queste 2 porte, il nero, quindi il negativo da questa parte e il rosso da quest'altra parte. Appena lo inserirò vedrete che si accenderà un LED di colore rosso perché mi darà il voltaggio della batteria. Quindi facciamo così, si distingue meglio. Devo abbassare di nuovo l'inquadratura. Allora spero che così si veda meglio. Qua c'è un LED di colore rosso. Quando io toccherò questa parte si accenderà questo LED e qua mi darà la tensione della batteria. Quindi abbiamo 4.6, il LED non si vede benissimo, comunque si accende il tastino. Ok, comunque in questo modo abbiamo anche la possibilità di ricaricarla, basterà mantenere premuto questo tasto, si accenderà un'altra luce, ok, da questa parte. Qua abbiamo gli ampere, ormai la batteria è praticamente carica, e qua abbiamo i volt che possiamo regolare tramite questa rotellina che però è senza fine. Ok, quindi come vedete cambiano gli ampere e cambiano i volt e quindi abbiamo la possibilità di ricaricare, di testare e di saldare le nostre batterie. Poi come vedete da questa parte abbiamo anche 2 viti a brugola. Allora stacco la spina e vi faccio vedere. È possibile ovviamente regolare, sostituire, cambiare inclinazione, profondità eccetera, in modo da ottenere la distanza giusta. Io per regolare la distanza mi sono orientato con una batteria che aveva già i segni delle precedenti saldature e ho fatto in modo che avesse la stessa distanza. Dovrebbero anche avere la stessa altezza, però in realtà siccome hanno una molla, anche se una è più alta dell'altra, quindi qua sono quasi perfette in realtà, però se una dovesse essere leggermente più alta, come vedete quando io alzo si allineano e quindi poi la pressione che riceveranno saranno praticamente uguali tra una e l'altra, anche se lo mettete storta come vedete in questo modo.
non cambia nulla. E regolando quindi tramite questo pomello nella parte superiore, girando verso destra e verso sinistra, potremo cambiare il tipo di forza, quindi la pressione che deve avere sulla batteria, da 300 grammi fino a 750 grammi di forza, di peso. Nella parte posteriore abbiamo semplicemente l'ingresso per poter cambiare il fusibile. Questa certificazione, che al momento non capisco se è quella vera, quindi della comunità europea, oppure se è Cina Export, pure questo scrivetemelo nei commenti. E qua abbiamo le varie caratteristiche tecniche che riguardano la macchina. Ed è per questo motivo che quando poi mi scrivete che preferite gli utensili della Parkside venduti assieme alle batterie, io dico no, speriamo invece che non li vendano assieme alle batterie e continuino a venderli separatamente, perché poi vi ritrovate delle batterie come questa a 11,37 volt anziché 20 volt, perché questa è una batteria del tassellatore che utilizzo raramente, che era rimasta nella confezione per tantissimo tempo e ora si è danneggiata a un voltaggio molto basso, quindi adesso mi tocca riequilibrare tutte le batterie e ricaricarle correttamente. Se qualcuna è danneggiata, come mi è successo già con altre, e allora mi toccherà sicuramente fare questo lavoro. Invece in questo modo, comprandole separatamente, siamo liberi di fare quello che vogliamo e comprarle solo se ci servono. Qua ho un'altra batteria che ormai è morta, proveniente da un altro dispositivo, e addirittura, guardate, ormai andata, quindi una batteria che ovviamente non può essere utilizzata, e questo tipo di danno si può verificare anche all'interno di un pacco batteria, quindi un saldatore di questo tipo vi può essere utile per ripristinare diverse batterie. Ragazzi, cosa dire? Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace qua giù, cliccate sul pollicione in su, cliccate sulla campanella se volete attivare le notifiche dopo esservi iscritti. Se vi piace questo saldatore, andate a dare un'occhiata al link che vi lascerò, sperando anche di lasciarvi un codice di sconto, e basta. Ci vediamo tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto.